Bene, abbiamo iniziato per Mirella. Ciao, Monica. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Allora, vedo Mirella sopra, diciamo, una specie di elicottero. Davanti a lei ci sono tanti comandi e lei non sa quali utilizzare, come utilizzarli per poter decollare. Ti dà l'autorizzazione? In un momento un po' di confusione, vedo che si gira verso di noi e sorride. Dice di sì. Bene. Chiamiamo subito nel cinema un po' di persone. Le due figlie, Certo, sì. il papà, Sì, la nipotina, certo. l'ex marito Sì, anche sì, è venuto, sì. e il primo amore. Sì, sì, c'è anche lui. Bene. Vibrazione di Mirella. 11 miliardi, Consapevolezza. 158, 160, PS. 42, Vite. 1874, Cervello. 9, Suscettibilità ipnotica. 35. Commentiamoli un po'. Allora, 11 è una bellissima vibrazione, ottima vibrazione. 160 siamo già ai piani alti della consapevolezza. Vimirella, tra l'altro, non ha fatto una sola sessione con me, ma tre, se non sbaglio. Anima, 42, ok. L'ideale è 50. Vite, 1800, nella norma. Cervello 9, buono, molto molto buono. Quindi la percentuale ipotetica di cervello che viene utilizzata da Mirella e che corrisponde più è alto e più le capacità medianiche sono sviluppate. Suscettibilità ipnotica ha un nuovo valore, con il 40% si può andare in ipnosi in maniera autonoma, con il 100% si è come te, Monica, quindi è ancora un po' sotto. Bene, quali sono le capacità medianiche di Mirella? Non so perché mi viene subito i fiori, come se lei potesse, chiamiamola così, no? O la floriterapia, mh, quindi utilizzare i fiori, che possono essere i fiori di Bach, i fiori australiani, californiani, eccetera, e intuitivamente comprendere le persone di che cosa hanno bisogno, anche senza aver fatto chissà quali studi approfonditi. mh? Ma la sua intuizione le suggerirebbe, ma anche fiori nel senso proprio di comprendere le persone, da quali fiori, piante potrebbero beneficiare, no? Tenendole in casa, vicine a sé, come profumo. Bene, nome del progetto di Mirella. Mi viene neve a Ferragosto, mi fa vedere questo fatto assolutamente chiaramente imprevisto, che a seconda di come viene accolto e poi gestito può essere o un'opportunità, una risorsa incredibile, oppure un'enorme disgrazia. E a lei sono capitate diverse circostanze di questo genere. Ha delle interferenze eteriche in questo momento? Oggi? Eh, sì. Vediamole. Dunque c'è un misto tra un drago e un serpente di colore rosso, comunque come rettiloide. Nel secondo universo c'è, come si chiama? L'octopus,
cos'è il polipo, piovra, così. Mhm. E poi c'è una volpe di colore rosso, un canide, e 3 EDL. Mentali. Io ne vedo 3. Una è rimboccarsi le maniche e io la vedo come livello 4. Mi fa proprio vedere quasi che c'è una specie di scotch tra la manica risvoltata e il suo avambraccio. Quindi lei che costantemente deve lavorare molto faticosamente, senza mai poter fermarsi. Lei che si è sempre data da fare in ogni circostanza, sia per crescere i fratelli, per crescere le figlie, per occuparsi del lavoro, i travagli del lavoro, senza praticamente quasi avere mai una pausa, fisica o mentale che sia. L'altra entità mentale me lo dà proprio come pugno allo stomaco e vedo proprio Mirella che riceve questo pugno allo stomaco anche qui in maniera improvvisa. E è un tale dolore così profondo che non riesce praticamente a respirare. E vedo che si prolunga nel tempo. Quindi questa entità mentale le fa vivere prolungate nel tempo le emozioni e quindi i vissuti legati alle situazioni. Per cui ci sono emozioni molto antiche che si sono sviluppate indietro nel tempo, che lei ancora vive come se fosse accaduto di recente. Livello? Secondo me è 5 questa. E la terza. E il bivio. Il bivio mi fa proprio vedere come diverse volte questa entità mentale l'abbia posta davanti a un bivio. Una scelta in genere tra due principalmente, tra due possibilità, dover prendere una scelta che è veramente molto 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 difficile da prendere e la sottopone a una situazione di stress, di dubbio, di interrogativi molto forti. E in questo momento anche si sta presentando, ed è accaduto anche in passato, quindi direi a un livello 3-4. Impianti. E uno, diciamo così, mh, tipo sugli occhi, come se fosse una specie di nastro che non glieli fa aprire completamente, ma solo in parte. Poi, tipo come se fosse una specie di fetta di limone sulle gengive, una sulla mano sinistra e una al piede destro. Basta. Vabbè. Posso dire, Mirella, il paese a cui sei collegata in tutta la vita, no? Sì, penso di sì. No, ci sono problemi. Il Giappone. Causa esoterica di questo forte legame col Giappone, nel passato, nel presente Mm. e magari nel futuro. Infatti anche le sue entità sono un po' collegate, no? Questo dragone rosso molto tipico, anche l'octopus, no? Eh, Forse c'era proprio una serie TV, no? Giapponese che era aveva come protagonista, no? Anche questo octopus. Mi fa vedere, per esempio, una vita precedente che lei, tra l'altro, ha avuto con quello che è il suo attuale ex marito. Mhm. Mi fa vedere come lei è una sorta di donna tradizionale giapponese, quindi abbastanza con il ruolo, diciamo, da geisha. Lui è un uomo sempre uguale, no? Quindi lui è il marito, è giapponese lui, però tipo con dei valori molto occidentali, anche con un lavoro molto occidentale. Ed è un rapporto strano perché è come se lei volesse essere al posto di lui. E lo è diventato dopo. È una, Per certi aspetti sì, è una linea parallela? sì. Non è questa. Come si chiama lì, Mirella?
così se lo vedi. Li Jin? Ok. Altre vite che la collegano al Giappone, non che per forza lei ha vissuto in Giappone. Qui è un militare e credo che proprio sia legato alla seconda guerra mondiale, perché appena me l'hai chiesto mi è venuto fuori Pearl Harbor, quindi direi che anche Lui questa è una linea parallela ed è un lui, sì, esatto. è un lui, ma è giapponese? Sì, 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 è giapponese. Ma non giapponese più qualcos'altro. Quindi un misto, Mm, non di sangue puro giapponese. no. Causa esoterica della particolare simpatia tra Giappone, Italia e Italia-Giappone, soprattutto del Giappone verso l'Italia. Ci sono contratti commerciali, tratte aeree preferenziali, c'è un traffico molto molto intenso dal Giappone all'Italia e non per esempio dal Giappone alla Germania o alla Spagna. C'è una Eh, reciproca simpatia, abbiamo più o meno la stessa quantità di chilometri quadrati di territorio, la forma è più o meno la stessa, noi siamo una penisola ma quasi un'isola, loro sono un'isola, è più o meno verticale, il clima è più o meno simile e chiaramente sono due mondi completamente diversi. qua è come se mi venisse la sfera riferita agli alieni, perché sono più o meno gli stessi. Se così vogliamo dire, nella spartizione dei territori, gli alieni che controllano l'Italia e il Giappone sono gli stessi. Cioè? Chi? Allora, mi vengono delle sigle, Mhm. mm, perché mi viene B10, Mhm. non so cosa c'entra con la V Ventura, non so, non so, boh. Mm. B o V? V. Boh, mi viene anche B10. E poi V10? Eh, no, mi viene una cosa che sembra Ventura, non capisco. Ok. Perché credo che siano, allora, non un'unica provenienza, ma come se fosse per noi un concetto di arcipelago, così, eh? Quindi sono più territori. Mm. E poi? Viene G7. Colpito e affondato. Eh. Stavo aspettando. Va bene, di nuovo torniamo al cinema. Manca un invitato. Appoggialo Mirella, se no impazziamo. Poi se lasci anche il viso impazziscono tutti che ti vedono in movimento. La fiamma di Mirella. Se arriva, se c'è, si siede vicino al primo amore o vicino al marito. Allora, i tratti in effetti sono orientali di questa fiamma e viene con un'immagine particolare. Ha un libro sotto braccio ed è come se fosse avvolto da un turbine tipo, sai, di fiori. Come in una giornata di vento, un uomo che si mette su una panchina a leggere un libro con questo profumo intorno. Di ciliegi in fiore giapponesi Sì, è o possibile. Sì, oh. sì, o C'è qualcosa di giuggiole? Giuggiole, giaggiole? quindi dove siamo? Siamo in Giappone o siamo in Italia o siamo altrove?
Lui è qua. Quando l'hai chiamato è venuto qua, però come con tutta questa rappresentazione dietro, no? I tratti sono orientali e mi sembra proprio anche come modalità di vita che non sia italiano. Non so, ha come se fosse una vena poetica un po' triste, un po' malinconica, un po' segreta e non esternata, introversa, però appunto anche che appartiene a una cultura così. Mhm. Fatti dire una cosa nella sua lingua. Facciamo questa prova, chiaramente senza nessuna speranza, ma Non so se esiste Toku. Toku. Va bene. Causa esoterica del trauma dopo la nascita della prima figlia. Insomma, lei ha individuato bene la situazione, era chiaramente in un contesto sociale e lavorativo molto pesante, molto condizionante, in cui in qualche modo, anche se lei aveva cercato di mettere in atto delle protezioni da questo ambiente, non c'era riuscita del tutto perché in qualche modo cercavano di agganciarla e di appropriarsi di lei attraverso la bimba, ok? Come a dire, comunque ci devi ancora qualcosa, questo ambiente così molto interferito. E poi d'altro canto lei proprio di suo ha, come abbiamo visto nelle sue tre entità mentali, sia rimboccarsi le maniche, sia pugno nello stomaco, sia bivio, la sua scelta è proprio quella di crearsi delle situazioni che le producano uno stress emotivo molto molto alto, soprattutto per ciò che concerne il discorso, per esempio, figli, bambini, ok? Sia lei stessa come figlia, sia i fratelli suoi nati, in particolar modo con riferimento a uno, sia appunto questa figlia nata. Perché lei in primis non ha avuto una buona nascita, cioè è come se non fosse stata energeticamente accolta nella maniera giusta quando lei è venuta al mondo, non è stata accolta in maniera amorevole e disinteressata. Quindi in un certo senso lei si è portata un po' dietro questo trauma della nascita e l'ha vissuto in maniera diversa con la figlia. Mm? Quindi più fattori, questi che ho descritto. Causa esoterica del legame iperprotettivo verso la seconda figlia. Ma guarda, allora dunque, lei che ha vissuto personalmente molta sofferenza, ok, come figlia, tra virgolette, maltrattata dai genitori. Non intendiamo in questo caso il maltrattamento classico, ok? Però il non rispetto di lei come bambina. Cioè lei non è stata rispettata come una bambina che aveva le esigenze, no? Di una bambina, l'emotività di una bambina, sempre un po' trattata come un'adulta, ok? Mm. E nei momenti in cui lei ha visto che anche questa seconda figlia viveva delle circostanze di difficoltà, di sofferenza, analoghe alle sue in un certo senso, quindi di patimento emotivo, per esempio, nella scuola, piuttosto che di attacco, chiamiamolo così, o severità, no? Da parte del padre, e cioè immediatamente ha preso le sue difese, in parte anche come se potesse difendere la Mirella di bambina. Quindi non solo difendeva la sua seconda figlia, ma difendeva se stessa da bambina.
Che cosa fa la seconda figlia a queste parole nel cinema? Perché è come se avesse un atteggiamento ambivalente la figlia, no? Perché da un tratto, da un lato sembrava quasi con un'espressione scocciata da dire troppo apprensiva mia mamma, troppo addosso, no? Però dall'altro, quando abbiamo spiegato un pochino più in profondità questa dinamica, ehm, ha compreso. E la prima figlia come la vedi nel cinema? Ehm, allora, che un po' appunto segue la propria figliola, ok? Quindi si sta un po', diciamo, dividendo fra le due cose. Mhm. Mm, la vedo comunque con un buon equilibrio interiore suo. Ehm, e che è felice del fatto che la madre la raggiunga, però non sento che le rimprovera qualcosa. Cioè, è come se fosse più Mirella a sentirsi in colpa, ma perché questo è il suo modo di essere, è come la sua entità mentale pugna allo stomaco. Lei vive proprio in maniera viscerale molte emozioni, i sensi di colpa, le ferite inferte, eccetera. Quindi lei si sente proprio magari di fare in qualche modo un torto alla figlia, però invece la figlia la vedo molto tranquilla. C'è questa nipotina che mi incuriosisce. Mi viene da chiederti vite precedenti con qualcuno degli attori di questa storia. Beh, Mirella in primis. Allora, più che con Mirella in primis, mi viene più legata allora, al, aspetta, al nonno, ok? Quindi Mhm, l'ex marito. Mm? mhm. Allora, che in quella vita che abbiamo analizzato, in cui Mirella era, diciamo, la moglie geisha che avrebbe voluto avere lei, no? Un ruolo di manager nella vita, in quella vita lì, questa piccola, ovviamente era lì un'adulta, eh, era tipo la sorella di lui, mm? Molto complice con Mirella. Bene, un cluster di anime molto compatto, no? Mi sembra proprio di sì, sì. Ok. Toku significa, poi ci sono tanti significati, comunque soprattutto il mio amico Google dice ricovero, rifugio, riparo, riparare, il rifugio. Quindi aspetta, adesso mi sono Q è la perso un po'. fiamma. Quindi Toku è quello che ha detto la fiamma, sì, Sì. come se io fossi il tuo rifugio. Ma Mhm. in effetti, se ci pensiamo, Mirella ce l'ha proprio bisogno, è un rifugio, perché mi viene proprio in questo anche la neve a Ferragosto, no? Se ci pensiamo, il suo progetto di vita, come se venisse colta così all'improvviso, sei fuori, fa caldo e d'improvviso nevica. L'ideale sarebbe proprio trovare un riparo, un rifugio, perché sei così a maniche corte, infreddolita, arriva, cioè come si fa? Mi prendo una polmonite, no? E Mhm. tutta la sua vita è un po' stata così, che magari le sembrava in un certo senso di aver acquisito un equilibrio e poi tac, nevicata a Ferragosto e, e tutto andava per aria, no? Lei cercava un punto di riferimento, un rifugio, ma ha sempre fatto fatica a trovarla, anche nella seconda causa lavorativa che ha avuto, no? Lei ha dovuto travagliare parecchio prima di trovare un avvocato degno di questo nome che l'aiutasse a sbrogliare la causa, no? Quindi come se lui veramente potesse dargli questo, il Molto, rifugio, la tranquillità, il calore, molto interessante. l'accoglienza. Mm. Per trovare la propria fiamma è sensato dire occorre chiudere
diciamo col perdono, con il passato. Molto giusto, Quindi assolutamente. prendiamo il primo amore, che non si scorda mai e che lei non scorda dopo 50 anni, e l'ex marito. Quando lo nominiamo, lei fa sempre una smorfia di fastidio. Dobbiamo parlare delle mie cose, non di quello lì. È Bene, che quello lì ha significato tutto, nel senso che ha implicato dei rapporti familiari molto complessi per lei, no? bene. Familiari e del paese, poi. Adesso Mirella se li mette tutti intorno, tutti i Mm. personaggi del suo film, e al mio 3 cadono tutti i costumi, restano solo le anime. Sì. 1, 2, 3. Mirella è l'anima più luminosa, eh? Per esempio, questo ex mi viene proprio un lumino, appena accennato. Quindi nel gioco della vita è semplicemente un'anima indietro. Esatto. Nella raccolta punti della tessera del supermercato ce n'ha una manciata. Nella rincorsa al ritorno è bello indietro. Mm. Non ha colpe, non ha pregi, semplicemente ha deciso di fare le cose più lentamente o molto dopo, è sceso dopo. Avrà 3 vite, 5 vite passate. Ipotizziamo, non ci interessa. Siamo Fa tutti vedere sulla come ci stessa sia barca. Mm? più adesione. Lui è come se aderisse maggiormente al luogo e alla cultura che ha scelto, mentre Mirella molto di meno. Eh beh, certo. Lui Siamo, era ben inserito. siamo tutti sulla stessa barca, Monica. Sì, con ruoli diversi poi, con compiti diversi anche, con responsabilità diverse, però In siamo tutti fondo, sulla in stessa fondo, in barca. fondo abbiamo delle colpe nel gioco. È un gioco. Questo Ma non no, significa che non abbiamo responsabilità, non abbiamo onore, non abbiamo bisogno di dare rispetto e di ricevere rispetto, ma di fatto e di fondo, essendo un gioco, who cares? A chi frega? A chi importa? no, no, assolutamente non ci sono colpe. Questo è per esempio il grande inganno del karma, no? Credere che ci sia una colpa o di tutte le religioni, la colpa, ma è il più grande inganno, la falsità. E l'ex? Neanche lui ovviamente ha delle colpe. Lui ha fatto quello che poteva fare. Gli strumenti che lui aveva a disposizione gli permettevano di fare quello. Come lo vedi? Allora, certamente un po' c'è stata, no? Un'evoluzione, sono passati tanti anni, però comunque sarebbe anni luce distante da Mirella oggi come oggi. Dopo la nascita della nipotina, come la vedi la luce, l'anima dell'ex marito? Molto bene, nel senso che allora, l'ex marito non ha la consapevolezza di Mirella, va bene? Però è come se si fosse creato un gancio, dove anche lui in qualche modo ha riconosciuto essere questa bimba la sua sorella dell'altra vita. mm? Quindi ha proprio sentito anche una sorta di affetto istintivo. E la bimba come la vedi? È come se fosse proprio anche un seme mitigante, perché diciamo che per esempio, no, questo ex marito, che adesso è il nonno, no, di questa bimba, è stato anche a volte un po' rigido, un po' duro, un po' inquadrato, diciamo così, no? Con le figlie, poi con la seconda un po' di più. Ehm, e invece più morbido ora con la nipotina. Questo capita spesso, no? Che il nonno, il padre duro diventa un nonno più morbido. Sì, capita spesso, certo.
Va bene, magari eccezionalmente Mirella adesso, visto che forse non ne ha più bisogno, può anche chiedere al primo amore di andarsene, portandosi via tutta la rabbia Mm. che ha dove, Mirella? E intanto vedo che si stringono la mano. C'è questo contatto. Dunque la rabbia di Mirella l'ho vista tanto appunto così nello stomaco, no? Con questo pugno allo stomaco, quasi ci fosse veramente una sorta di rientranza, no? Dovuta a questo pugno. E più è prolungata la stretta di mano, più lo stomaco torna nella dimensione normale, quindi non più contratto o incavato, diciamo, no? E sento anche il suo respiro, la pressione al petto che si allenta. Quindi Mirella respira meglio, perché questa morsa allo stomaco le rendeva anche un po' difficile la respirazione fluida. E quindi anche la parlata è come se diventasse più tranquilla. E sentitamente lei dice: ciao, io ti ringrazio. Lui se vuole resta nel cinema o se ne va? Adesso ero venuto solo per questo e va. Stesso processo col marito. Quali emozioni genera in Mirella il marito? Contrastanti. Sono molto alterne. Allora, mi fa vedere che in alcuni momenti in cui lei si aggancia a delle scene del passato, ha rabbia acuta, quasi che non ci vede più dalla rabbia, appunto. Poi ci sono momenti in cui si quieta perché riesce ad avere un panorama un po' più attuale delle cose, e quindi molto meglio. Però io penso proprio che nel momento in cui lei si libera di queste entità mentali che tendono a agganciarla molto al passato, perché è vero che lei si è molto molto data da fare, nel passato contro tutti, per cercare proprio di fare un po' la chioccia, di proteggere il più possibile chi era magari in una situazione in quel momento di difficoltà. Lei non sopporta di vedere questa cosa. È una persona molto pulita, Mirella. Non sopporta ciò che è sporco, ciò che è contaminato. E vedo che lo guarda negli occhi, dritta proprio, quasi come a conoscerlo in quel momento per la prima volta. È come se stesse cambiando l'ordine di importanza delle cose. È come se adesso stesse mettendo in primo piano non il passato in cui lei ha faticato abbastanza dentro questo rapporto e nella gestione genitoriale proprio, no? E mettesse più, per esempio adesso in primo piano il fatto che lui mh, le darà un'ospitalità, che poi non è che sia proprio ospitalità, perché comunque la casa appartiene anche a lei, no? Però comunque una qualche ospitalità, una forma di ospitalità c'è, mette in primo piano questo e il nuovo assetto, equilibrio che hanno, che possono avere adesso. Ottimo. Portale Aureo, vediamo, verifichiamo la mamma. Se è fuori la chiamiamo, se è dentro la chiamiamo. E dentro, quando esce fuori, è come se si portasse dietro una specie di
Ma chiamiamola catena, ma come se a questa catena oltretutto fossero agganciati dei pesi, mm? Perché ritiene di aver vissuto una vita molto pesante, dura da gestire, con tanti carichi emotivi, pratici. Mm? Mhm. Però è come se ci fosse una specie di sdoppiamento, perché questa era l'immagine di lei in vita. Lei si sentiva un po' vittima in un certo senso anche, no? Mhm. Ehm, e dall'altra, che ovviamente è la parte più evoluta che sta nel portale aureo, è come se chiedesse scusa a Mirella di aver condiviso con lei questi pesi che alla fine non appartenevano a Mirella, ma di averli scaricati su di lei, di averli fatti portare proprio alla stessa Mirella. Cosa le vuole dire? Ho compreso cosa significa un figlio, grazie a te. E infatti fa vedere come in vita lei gli avesse dato in parte ogni tanto questa catena con questi pesi, l'avesse affidata a Mirella, che doveva portarlo lei a tratti, perché lei era stanca, aveva bisogno di riposarsi, doveva portarlo a Mirella, no? E fa vedere come ha compreso mh, quanto sia privo di significato questo e che non va fatto, che non, in realtà non ha portato nessun beneficio a lei come donna. La sta vedendo la mamma come ha visto prima i personaggi nel cinema, privi di costume? Sì, vedo che tutti quanti si focalizzano molto su questa nipotina, che è molto speciale perché è proprio come se portasse pace, luce, bellezza proprio. Mhm. Perla? Ma secondo me sì. Va bene, la salutiamo la mamma, ci siamo, già che ci siamo, chiamiamo tutti i disincarnati che vogliono presentarsi di tutte le linee temporali, di tutte le vite di Mirella. Mm. Italia-Giappone. Mi vengono tante giovani ragazze. Chissà perché. Mi sono venute alcune, te la butto lì, morte durante, cioè giovani, tipo, non so come spiegarti, interventi estetici anche improvvisati, arrabattati. Mhm. È come se quando lei ha detto, no? Che c'è molto tentativo di emulazione, no, da parte dei giapponesi verso gli europei, eccetera, ehm, avessero sentito veramente una forte affinità con questo. E mi fa vedere appunto come queste ragazze, per somigliare a delle occidentali, alcune si sono sottoposte a dei trattamenti anche imposti Nel non senso, ufficiali, esatto, e e sono siano rimaste. morte. Sì, sì, sì. Beh, in Cina è molto diffusa questa cosa, probabilmente anche in Giappone. Vabbè, ok. Quanti sono in totale? 1.500.000. Benissimo, chiudiamo il portale aureo e salutiamo la mamma. Sì, 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 sì. Monica, ci sono strascichi dovuti a
all'abbandono della collaborazione, alla fine della collaborazione di lavoro con la seconda setta? No, al momento io vedo che lei è riuscita a chiudere tutti i Bene, ponti. bene, lavoro, causa esoterica del non avere al momento ancora un lavoro stabile che le dia un'entrata e una libertà di cui Questo non ha mai appartiene goduto. proprio, sì, infatti, proprio al suo bivio, perché lei si trova sempre davanti ad una scelta, no? Magari una scelta poteva essere famiglia o lavoro, mm? Cosa per lei va bene, estremamente estenuante, no? Da decidere, perché dice, ma com'è, non posso coniugare le due cose? E di fatto andava poi a prendere dei lavori che erano veramente molto complicati, no? Energeticamente parlando. Mm? Questo perché lei ha proprio un po' di difficoltà in questo, nel discorso della scelta. Ehm, e anche adesso, per esempio, la scelta è come se fosse Italia, Giappone, piuttosto che lavoro o, so come dirti, mi dedico a mia figlia, a mia nipote. Mm? Mm? Però la possibilità di comprendere che magari questo bivio può essere meno aspro, meno netto di questo. Quindi lei in realtà può coniugare entrambe le Per esempio, possibilità. e può fare un po' la nonna e un po' qualche corso di cucina italiana, lei diceva, Sì, non uno o l'altro. Può stare un po' esatto. in Giappone, può stare un po' in Italia. Bravo, bravo. Beh, è una vita molto stimolante, Sì, varia, sì, sì, sì. Sì, anche non perché lei ha monodirezionale. un, no, lei ha una riserva energetica infinita. Bene, dov'è il senso di colpa? Lavoriamo un po' sulle emozioni. La rabbia l'abbiamo trovata. Dov'è il senso di colpa? Allo stomaco. Sì, e me lo fa vedere per esempio anche nelle, più in profondità quasi, articolare. Cioè le articolazioni. Mhm. Quali? Ma allora lei appunto mi aveva mostrato per esempio la mano, no? È come se lei, avendo questi sensi di colpa, io l'ho vista la mano sinistra, però può anche essere semplicemente simbolico, perché questi sensi di colpa qui le fanno proprio fatica a ricevere, le rendono faticoso il ricevere. Cioè lei da un lato vorrebbe ricevere, perché per esempio vorrebbe ricevere l'amore delle figlie, della fiamma, eccetera, però dall'altra ha talmente tanti sensi di colpa che quasi non si sente meritevole di ricevere. Anche se sa che tra l'altro lei si è spesa tantissimo per tutti, però c'è questo contrasto qua. Mm. E poi idem, per esempio, nel piede destro, no? Perché il piede destro in genere è il primo che portiamo avanti quando camminiamo, no? Quindi anche la sua capacità di decidere bene, di decidere sicura, è come se fosse in qualche modo bloccata da questo senso di colpa. Ok? Io magari non riesco a prendere la decisione giusta perché ho queste colpe, capito? Quindi anche il passo è più pesante. Bene. Cluster. Sensi di colpa, però anche la sensazione di aver subito tanti torti, eh? Mm. Mhm. Per dire sono Che insieme. La rabbia, chiamiamola, è un sì. boomerang. Sì, bravo, esatto, Capitano esattamente. tutte a me e ci si lamenta e basta. Mm, 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 Vediamo tutto Precisamente questo così. nel cluster, dove ci sono i suoi contratti nuovi. Lei che non è tornata ad avere a che fare con le interferenze, quindi le vecchie sessioni non sono servite a niente, semplicemente lei che continua ad alzare l'asticella. Si dà nuovi obiettivi. Per ottenerli ha bisogno di interferenze, sempre più blande in realtà, che le danno il suggerimento giusto per essere superate e quindi arrivare a un nuovo livello di consapevolezza. Mhm. Proprio così.
mi fa vedere queste punte che spuntano dal terreno, proprio come se fossimo arrivati al momento finale in cui anche le radici più vecchie, che appartengano proprio al passato remoto, possano essere estirpate e lei possa essere definitivamente libera, ripulita completamente, no? Anche dai residui più vecchi. Mhm. Mm. Che ne fa? Vedo proprio che tratta questo terreno con le punte conficcate come se fosse un tappeto. Quindi lo arrotola e butta il tutto dentro il portale definitivo. Cosa mette qui al suo posto? Lo prepara, lo prepara impastandolo, perché mi fa vedere che utilizza un mattarello per stendere questa pasta, multicolor, bellissimo. Sembra quasi, non so, una bacchetta magica, no? Da quanto è colorato. È come se impastasse l'ad eternum, no? Che all'inizio sembra proprio molto materico, no? Fatto di pasta. Poi quando lo solleva con le mani diventa proprio invece più con un aspetto energetico e molto più grande. Un sole enorme. Avatar. Diciamo che ho visto la mano sinistra dell'avatar di legno, quasi anche un po' scheletrica. Che cosa fa dell'avatar? La vedo molto serena, sai, Mirella? È molto semplice per lei poter buttare anche questo residuo di avatar via nel portale definitivo. Fatto? Sì, sì, Qui cosa mette al posto? un pasticcino. Un pasticcino sembra, no? Perché quando ce l'hai in mano sembra proprio, sai, uno di quei pasticcini con la ciliegia, tipo paste secche, no? Con la ciliegia. Poi quando lo solleva per piazzarlo, anche lì diventa molto molto più grande. Diventa quasi come una girandola, no? Perché la ciliegia un po' si espande, diventa più sfumata nei colori e diventa quindi una ad eternum che ruota, che crea un vortice. Una ciliegia. Sì. I ciliegi in fiore. Eh, Via tutto. C'è una nuova fase della vita di Mirella che l'aspetta. Azzeriamo la vecchia fase sì, e verifichiamo se il drago, l'octopus, la volpe e i 3DL ci sono ancora. no, Rimboccarsi le maniche, pugno nello stomaco, bivio, 3 entità mentali. no, Tutti gli impianti. no, via tutto. Neve a Ferragosto. No, no, no. Bene, nuova frequenza. 550. Però. Bene, bene, qui iniziamo ad alzarci per bene. Consapevolezza. 205. Anima. 63. Vite precedenti. 1506. 1506, hai detto? Mm. No, perché si è un attimo persa la comunicazione. Mm, saprei, non ho una risposta, scusa. Ok. Cervello. 9,8. Suscettibilità ipnotica. 64.
Come vedi Mirella? Bella, si sta facendo tipo la skincare adesso. Come se si stesse... La maschera? No, cos'è la È tutto skincare? quanto, si sta pulendo la pelle, la sta idratando, sta facendo tutto questo trattamento proprio perché è pronta, no? Per questa nuova fase, per questo nuovo momento. È radiosa. Che cosa va a fare nel cinema? Cosa va a dire? Cosa va a sentire? Sono pronta per essere felice, per utilizzare tutta la mia pura energia. Perché come ti ho detto, Mirella, io la vedo proprio come una creatura molto pura, molto cristallina. È anche questo che la fa avere così tanta energia. Facciamole lasciare un messaggio al padre. È stata dura, ma ti voglio bene. All'ex marito. Come se palmo contro palmo stessero in questo modo sancendo un nuovo tipo di unione, differente ovviamente da quella del passato. Buona. Alla prima figlia. Vedo solo che la accarezza, la guarda con commozione. Alla nipotina. E che la stringe qua in eterico e le trasmette tutta la voglia di stringerla dal vivo. Ti sento speciale. La seconda figlia. Sarai sempre parte di me. E quando lei lo dice, proprio la figlia lo sente fortissimamente che è così. Alla fiamma. Toku. Stiamo per trovarci, stiamo per congiungerci in realtà. C'è di mezzo un parco in questo incontro. Sì, perché infatti ti dicevo, no? Lui nella panchina legge i fiori che sventolano. Sì. Beh, i ciliegi stanno arrivando, eh. Marzo, aprile. Siamo lì. Maggio più che altro, maggio. Com'è che è la canzone? I fiori, i ciliegi. Aiutami, i ciliegi Sono in fiore. sono in fiore. Ma è quello di Battisti? Quelli ai giardini No, di marzo. Giardini di Marzo. A me viene Giardini di Marzo. Ok. Va bene, e un messaggio a se stessa. Esplodo di bellezza, di forza e di amore. Cioè, come se non fosse incontenibile questa cosa. Vedo che Vo- proprio la espande ovunque. Vogliamo far cadere anche il costume di Mirella e vedere Sì. la sua anima? Lei che si vede. Non c'è neanche bisogno dello specchio, c'è solo bisogno di vedersi. Lei si vede e si sente, proprio pervasa da una gioia sconosciuta, intensissima. Vibrazione finale. 896. Gli strumenti per mandare avanti la sua vita adesso li ha. E L'immagine come? finale non sapeva come utilizzarli. Queste console, queste manopole, questi indicatori adesso. Ho visto che tranquillamente ha decollato con l'elicottero e poi è come se addirittura avesse lasciato l'elicottero e sta volando nel cielo da sola, lei stessa. Va bene, abbiamo finito.